Buongiorno, io sono Giada Dasinato e questo è il nuovo numero della serie di articoli appassionanti firmati Passione Antiqua, il negozio di antiquariato della mia famiglia situato ad Abano Terme. Questo mese parleremo di quella che in poco più di un secolo di storia è diventata la vetreria più famosa al mondo, la Venini. Come sempre, durante il corso del video vi mostrerò alcuni oggetti realizzati proprio da questa manifattura e vi ricordo che tutto quello che vedrete è linkato in descrizione. Questi sono solo una piccola parte della nostra collezione di vetri di Murano che trovate tutta nel nostro sito. Inoltre vi consiglio di iscrivervi all'area riservata del nostro sito, sempre attraverso un link che vi lascio in descrizione, per rimanere sempre aggiornati con tutti gli altri numeri dell'articolo appassionante e per ricevere anche altri vantaggi. Le radici della Venini risalgono al 1921, quando Paolo Venini, giovane avvocato milanese, decise di intraprendere questa avventura imprenditoriale insieme al noto antiquario veneziano Giacomo Cappellin. Fondarono così la Vetri Soffiati Murano Cappellin Venini & Co., una società in cui la passione per l'arte di Cappellin si univa allo spirito imprenditoriale di Venini. Ai due si aggiunse presto Vittorio Zecchin, un già noto artista muranese che con il suo stile lineare e raffinato conferì un carattere distintivo alla produzione della vetreria, molto lontano dalle pesanti decorazioni che erano ancora in voga all'epoca. Gli oggetti sfornati dalla BSM si rifacevano in realtà allo stile rinascimentale, un'epoca che era stata molto fertile per Murano, la cui essenzialità e leggerezza però ben si sposavano con il gusto contemporaneo, fatto anch'esso di linee nette e tese tipiche dell'Art Déco. Tuttavia, nel 1925 la collaborazione tra Cappellin e Venini giunse a una brusca conclusione. Il primo fondò la Maestri Vetrai Muranesi Cappellin & Co., dove andò subito a lavorare anche Zecchin, mentre Paolo Venini, determinato a portare avanti il suo progetto, fondò la nuova vetreria Vetri Soffiati Muranesi Venini & Co. Paolo iniziava questa esperienza dopo 4 anni di contatto con il vetro, che gli avevano fatto acquisire conoscenze tali da padroneggiare appieno la materia con cui stava lavorando, tanto che lui stesso si cimentò più volte nella progettazione e realizzazione di varie opere. Inoltre, forte della sua formazione milanese, aveva deciso che la sua vetreria avrebbe unito la maestria artigianale muranese con la sensibilità artistica contemporanea, andando a richiamare gli artisti, designer e architetti più conosciuti. Il primo direttore artistico della Venini fu Napoleone Martinuzzi, un artista e scultore originario proprio di Murano, anch'egli estremamente coinvolto nel panorama artistico dell'epoca, che portò una nuova visione sperimentale e contribuì a cambiare radicalmente il design del vetro. A seguirgli vi fu Tommaso Buzzi, un architetto e designer di grande talento che collaborò con Venini solamente per un paio d'anni, nei quali però fu in grado di consolidare la reputazione della vetreria tra i collezionisti e gli intenditori d'arte. Sicuramente centrale per la storia della Venini fu la figura di Carlo Scarpa, il cui lavoro segnò uno dei periodi più innovativi e sperimentali per la vetreria. Il giovane Carlo Scarpa divenne direttore artistico della Venini nel 1934, a soli 28 anni, e rimase in carica fino al 1947. Il suo lavoro, più che sulla forma, che molto spesso riprendeva dal repertorio classico, si focalizzò sulla materia e sulle tecniche, che amava rielaborare in chiave moderna. Per esempio, fino a questo momento il vetro di Murano si era distinto in quanto l'unico al mondo ad essere lavorato esclusivamente a caldo, ma con la stretta e fiduciosa collaborazione tra Carlo Scarpa e Paolo Venini si cominciarono ad utilizzare delle tecniche di lavorazione anche a freddo,
ampliando così le possibilità di espressione di questo materiale. Nacque così il vetro battuto, nel quale con una mola si fanno delle piccole ripetute incisioni in modo da creare una texture irregolare e satinata che permette di riflettere la luce in modo variabile e imprevedibile a seconda dell'angolazione. Altra tecnica con cui Scarpa sperimentò fu quella del vetro corroso, ottenuto immergendo gli oggetti in acidi che rendono la superficie opaca e irregolare, facendoli quasi sembrare rovinati dal tempo e dagli elementi naturali. Scarpa vedeva il vetro non solo come un materiale trasparente e brillante, ma come una superficie viva, capace di assorbire e restituire la luce in maniera inedita. Le sue creazioni per Venini mostrano una ricerca quasi filosofica del senso del materiale e una tensione costante tra la forma e la sua essenza. Dopo il buio periodo della Seconda Guerra Mondiale, durante la quale la vetreria fu chiusa per ben 2 anni, nel 1947 il direttorato artistico passò nelle mani di Fulvio Bianconi, un grafico e illustratore che arrivò a Murano carico di nuove idee, forme e colori. Lui per primo propose una visione più giocosa del vetro, che si vede bene nella sua serie Tiepolo. Bianconi ha disegnato le figurine in vetro lattimo, con piccole rifiniture in vetro nero, ispirandosi ai Pulcinella presenti negli affreschi di Gian Domenico Tiepolo. Queste figurine, caratterizzate da linee morbide e flessuose, mostrano appieno la capacità dell'artista di tradurre i movimenti e la vitalità della pittura barocca in forme tridimensionali. Altra passione di Bianconi furono le fasce, che rappresentano un vero e proprio studio del colore e del movimento applicati alla materia del vetro. In questo caso i vari oggetti, come vasi o bottiglie, sono caratterizzati da bande di colori contrastanti ma armoniosi che si avvolgono attorno alla forma creando un ritmo visivo che cattura lo sguardo. Nel 1959 la morte di Paolo Venini segnò una svolta importante per l'azienda, che rimase nelle mani della moglie, Ginette Ginoise, e del genero Ludovico Diaz de Santillana, che ebbero l'onere di sostituire quello che ormai era diventato uno dei più grandi maestri muranesi. Continuando con l'impostazione data da Paolo e mantenendo vivo il suo spirito innovativo, la Venini proseguì con le varie collaborazioni anche internazionali. Fu così che negli anni 60 e 70 entrò in azienda il designer finlandese Tapio Virkala, che portò con sé uno stile nordico, essenziale e minimalista. Le sue opere per Venini, come i vasi bolle, sono caratterizzate da superfici trasparenti e delicate, nelle quali Virkala fonde la sua sensibilità per la natura e i materiali organici con la tradizione del vetro soffiato. Nella seconda metà del XX secolo, la vetreria Venini diventò famosa anche negli Stati Uniti, dove in realtà si era rimasti per molto tempo legati al vetro cristallo. Con prova di questo nuovo e stretto rapporto tra gli USA e Murano ci fu la collaborazione con vari artisti, tra i quali ricordiamo Thomas Stern. Il giovane designer americano si allontanò dalle tecniche tradizionali muranesi per esplorare nuove forme espressive. Il suo operato, ben esemplificato dalla serie Nebbia lunare, combinava colori opachi e trasparenti in modo inedito ed estremamente sperimentale. Nel 1986 la famiglia decise di vendere l'azienda, segnando così una nuova fase per il marchio. Tuttavia, se Venini è al giorno d'oggi diventato sinonimo di vetro di Murano in tutto il mondo, gran parte del merito è della visione e dell'inesauribile passione di Paolo Venini, un uomo che non fu solo un imprenditore, ma soprattutto un pioniere capace di immaginare il futuro del vetro. Dopo la sua scomparsa, la sua famiglia continuò con determinazione il suo operato, mantenendo alto la qualità del vetro e il prestigio del marchio Venini. Il loro impegno permise all'azienda di evolversi senza mai perdere l'identità che Paolo aveva costruito. Venini è un connubio perfetto tra arte, design e tradizione muranese.
Siamo giunti alla fine di questo approfondimento dedicato alla Venini. Vi ringrazio per avermi ascoltata e spero di avervi tenuto compagnia. Vi ricordo di iscrivervi all'area riservata del nostro sito per ricevere direttamente tutti i prossimi articoli appassionanti e di seguirci su Instagram e Facebook per aggiornamenti quasi quotidiani. Ciao passionari!